Ciao a tutti, in questo video parliamo di una specie di parassita intestinale molto comune nei nostri cani e nei nostri gatti. Sto parlando degli ancilostomi, di cui abbiamo due famiglie, ancilostomi e uncinaria. Fondamentalmente sono dei parassiti intestinali che vengono molto spesso trasmessi attraverso il colostro dalla madre, quindi durante la lattazione vengono trasmessi questi parassiti ai cuccioli e ai gattini. Fondamentalmente la gravità di questi parassiti fondamentalmente è legata al fatto che sono parassiti tendenzialmente ematofagi, quindi si cibano chiaramente sia della mucosa intestinale ma anche del sangue, quindi abbiamo come patologie soprattutto anche delle anemie ferroprive, cioè fondamentalmente abbiamo, se non si riconosce chiaramente la patologia, possiamo avere questi animali che hanno una difficoltà a crescere, possono avere anemie e in situazioni molto particolari, soprattutto nei primi giorni di vita degli animali, possiamo avere anche delle morti improvvise a causa degli ancilostomi, perché fondamentalmente non ci accorgiamo in tempo fondamentalmente della presenza di questi parassiti, perché soprattutto nei primi giorni potremmo non trovare le uova nelle feci. Di solito come avviene la diagnosi? La diagnosi avviene attraverso l'esame microscopico, ovvero andiamo a cercare le uova fondamentalmente all'interno delle feci dei nostri cuccioli, dei nostri animali. In situazioni, come dicevo, molto particolari potremmo fondamentalmente avere come patologia un'anemia da carenza di ferro, che fondamentalmente ci accorgiamo perché magari abbiamo le mucose pallide e ovviamente all'emocromo troviamo un emocromo molto basso. Quindi fondamentalmente tra le diagnosi differenziali di anemia dobbiamo mettere comunque sempre in diagnosi differenziale anche la presenza di ancilostomi. Le larve, una volta, come avviene ovviamente diciamo il ciclo vitale del parassita? Come ho detto, avviene attraverso il colostro, generalmente dalla madre ai gattini e ai cuccioli, ma poi può avvenire anche attraverso sia l'ingestione di feci, ma soprattutto le larve di ancilostomi fondamentalmente penetrano nella cute e nelle mucose e quindi possono comunque avere anche un'attività attiva, diciamo, oltre l'ingestione del materiale fecale. Quindi possiamo avere anche delle dermatiti da ancilostomi, e gli ancilostomi, vi ricordo, possono essere anche una zoonosi perché possono essere anche presi dagli esseri umani. Quindi mi raccomando, è molto importante la gestione del vostro animale, soprattutto dal punto di vista parassitologico, perché alcune volte possono essere delle trasmissioni tra i vermi dei cani e dei gatti e l'uomo, come nel caso degli ancilostomi. Fondamentalmente la terapia è quella fondamentalmente di dare degli antiparassitari comuni. Generalmente si utilizzano sia per svermare i cuccioli e i gattini, ma anche per esempio sono contenuti per esempio in alcuni farmaci che diamo per esempio per la profilassi della filariosi cardiopolmonare. Quello che è importante in questo video è fondamentalmente quello di capire che molto spesso è meglio fare un esame delle feci in più anche nel cane adulto, perché fondamentalmente i parassiti intestinali sono molto frequenti, contaminano ovviamente gli ambienti in maniera molto elevata e le uova resistono fondamentalmente per tanto tempo. Quindi è molto importante eseguire con regolarità esami delle feci per riuscire ovviamente a vedere che il vostro cane magari ha la presenza di questo parassita e intervenire subito, evitando una massiva infestazione di vermi e quindi delle problematiche importanti, come vi ho detto, per esempio l'anemia ferropriva nel caso degli ancilostomi. Quindi magari uno pensa a un problema legato fondamentalmente a qualche problema di anemia, magari legato alla non produzione a livello di midollo osseo, comunque altre patologie un po' più importanti o gravi, magari è tra virgolette una banale parassitosi da ancilostomi il problema dell'anemia del vostro cane. Quindi mi raccomando, controllate sempre bene dal punto di vista parassitologico i vostri cani e fate controlli regolari. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.